No, non è un titolo clickbait, purtroppo, anche se per molti di voi, per molti appassionati, non si tratta di una novità. Eppure è proprio così. All'interno di alcuni Rolex, in particolare dei Rolex Submariner Ghiera Ceramica, sia il penultimo modello che l'ultimo, referenza 126610 con data o 124060 senza data, c'è della plastica. E non sto parlando del silicio o di alcuni componenti all'interno del movimento, proprio nell'orologio, e ve ne parlo tra pochi istanti dopo la sigla. Iniziamo. Prima di iniziare voglio ringraziarvi per tutto il supporto che ci date e voglio chiedervi di darci una mano a crescere. Per voi non cambia nulla, per noi invece fa una grande differenza. Quindi se vi piacciono i nostri contenuti e non siete ancora iscritti al canale, anche se guardate tutti i nostri video, vi chiedo di iscrivervi proprio per aiutarci a crescere e portare sempre nuovi contenuti esclusivi. Grazie. Ma torniamo alla nostra plastica. Sì, perché all'interno dei Rolex, in particolare nel carrello della clasp, della chiusura dei Rolex Submariner, è effettivamente presente della plastica. Il problema non tanto sorge dalla economicità di questo materiale, perché in realtà si tratta di due pezzettini di plastica che in pratica permettono un agevole scorrimento della cremagliera all'interno della clasp. Il problema deriva dal fatto che è capitato, almeno a detta di un utente che ci ha scritto nel nostro gruppo Telegram, che uno di questi due pezzettini in plastica si rompesse, compromettendo così la tenuta della chiusura e quindi di tutto l'orologio. Naturalmente l'utente si è rivolto in concessionario, che poi ha provveduto a segnalare la cosa a Rolex e anche a sistemare la chiusura, e questo credo non sia neppure necessario dirlo. Però effettivamente c'è della plastica e mi ha sorpreso in realtà nella chat Telegram vedere che in tanti ne fossero all'oscuro. Ora, questa plastica, che con tutta probabilità in realtà è Teflon, che ha delle qualità meccaniche e di scorrimento molto alte, serve proprio a consentire alla cremagliera all'interno della chiusura Rolex uno scorrimento agevole, fluido, senza impuntamenti, ma anche ad esempio senza rovinare il metallo della chiusura, perché dovete pensare che questa chiusura, questa cremagliera, scorre all'interno della clasp all'interno di due binari concavi. Se ci fossero a contatto pezzi di metallo, molto probabilmente non funzionerebbe nulla. Quindi la soluzione del Teflon è sicuramente stata necessaria, senza considerare che il Teflon è un materiale davvero molto resistente, indistruttibile, un materiale che resiste a fortissime sollecitazioni e anche a fonti di calore o a temperature molto basse. Insomma, non certamente un materiale di cui preoccuparsi. La novità naturalmente è che qualcuno ha scoperto soltanto oggi che all'interno di un Rolex che costa 10.000 euro ci sono due pezzetti di plastica. Naturalmente non c'è niente di male, almeno è una soluzione che aveva questa necessità. Anche se ad esempio il Tudor Black Bay Pro, che abbiamo visto anche in una recensione qui su TOC, utilizza un sistema simile senza però ricorrere al Teflon, alla plastica, proprio perché io credo che sia un sistema un po' più intelligente di quello Rolex, che consente anche alla chiusura di offrire una cremagliera, quindi una regolazione del cinturino molto veloce, ma in proporzioni e dimensioni più contenute grazie a questo sistema. Infatti nel Black Bay Pro, a differenza che del Submariner di Rolex, la cremagliera è tenuta semplicemente da una molla di ritorno. Questo significa che alzando dall'interno il cinturino sarà possibile farlo scorrere per poi tornare al suo posto semplicemente lasciandolo, mentre nel Submariner di Rolex il movimento è quello di sbloccare la cremagliera, far scorrere il cinturino all'interno della clasp e poi richiuderlo con uno scatto. C'è naturalmente una differenza qualitativa, ovvero nella clasp del Black Bay Pro il tutto è un po' ballerino, diciamo così, non è
perfetto come invece è all'interno della chiusura di Rolex, che invece offre praticamente tolleranze pari a zero, e questo naturalmente è anche di sicuro uno dei motivi che hanno spinto la casa coronata ad utilizzare dei pezzi di plastica per consentire uno scorrimento fluido della cremagliera all'interno della chiusura. Le tolleranze sono così minime, i giochi sono così ridotti praticamente a zero, che è necessario trovare delle soluzioni che consentano che tutto funzioni per il meglio. Ora, qualcuno ha dei problemi per la plastica trovata all'interno del proprio Rolex? Probabilmente sì, è un orologio che costa tanto, ha un listino vicino ai 10.000 euro ed è comprensibile che chi non lo sapesse non avesse neppure idea che all'interno effettivamente ci fosse una soluzione in Teflon, nonostante si tratti di un orologio in acciaio. Ma sono anche sicuro che molti di voi, e comunque la maggior parte di voi, capirà che si trattava di una soluzione necessaria. Il problema nasce nel momento in cui effettivamente, a causa magari delle sollecitazioni, questo Teflon possa comportarsi in maniera diversa e meno sicura rispetto all'acciaio. Che Rolex metta sul mercato orologi di questo tipo senza averli adeguatamente testati naturalmente è impensabile, anche perché dovete tenere presente che i Submariner in ceramica di Rolex sono sul mercato da più di 10 anni e da allora nessuno ha mai lamentato un problema di questo tipo, così come ha invece detto questo ragazzo nella chat Telegram, del quale naturalmente non ho motivo di dubitare, ma è anche, leggendo i vari forum, collezionando orologi da tanti anni, l'unico caso nello specifico che ha lamentato una cosa del genere. Un prodotto difettoso, comunque un prodotto fallato, dopo più di 10 anni di commercializzazione, possiamo anche ritenerlo normale. Una cosa però è assodata: c'è della plastica nei vostri Rolex. Fatemi sapere nei commenti se lo sapevate, ne parliamo assieme come al solito. Vi ringrazio per essere stati con me fino a qui nella nostra stanza degli orologi. Ci vediamo qui su Talk per una prossima puntata.